abbiamo questo file. Ciò che voglio andare a fare adesso è analizzare la sua struttura con Notepad++. Attiviamo la modalità esadecimale. Quindi adesso andiamo ad analizzarci come questo file è composto e ci andiamo a creare un exploit pezzo per pezzo. Solo che ovviamente così sarebbe un bagno di sangue, quindi ciò che andiamo a fare è andare a consultare, per quanto incompleta, comunque utile, la documentazione online circa il formato RAR, perché c'è una descrizione sul sito di WinRAR stesso, blanda diciamo di come questo formato è implementato, però devo dire molto utile. Non si parla dei meccanismi di compressione e quant'altro, però perlomeno il significato dei tipi dei dati sì, e quindi è molto utile per creare il nostro exploit. E allora analizziamo come questo file è stato sostanzialmente creato. Possiamo vedere che i primi 3 byte sono la stringa RAR. Questa è molto probabilmente una signature. Tutti i file tipo il formato portable executable di Windows per esempio cominciano con MZ, i file di Linux cominciano con la stringa ELF, ELF, quindi questa molto probabilmente è quella che in gergo si chiama signature. E se andiamo a cercare la parola signature nella documentazione del formato, veniamo informati che file RAR 5 di tipo 5.0 consistono di una signature di 8 byte, mentre file nel formato precedente di 7 byte. Andiamo a vedere la nostra, facciamo una comparazione. 52, 61, 72, sì, ecco, vedete, 8 byte. 8 byte e qui abbiamo la signature. Bene, dopodiché quello che c'è dopo non sappiamo ancora che cos'è. Vediamo cosa ci dice la documentazione. Dalla documentazione apprendiamo genericamente che un file RAR solitamente si compone di un modulo self-extracting, che è opzionale, non è il nostro caso, una signature, che noi abbiamo trovato, un archive encryption header, che è opzionale, nel nostro caso non ci sembra proprio che questo file sia cifrato, vediamo, no, questo è un tipico contenuto di un file PDF, quindi non è assolutamente cifrato, in chiaro testo. Dopo la signature c'è quella che viene definito main archive header. Il main archive header è descritto qui. Quindi i primi 4 byte, unsigned integer 32 bit, sono l'header calcolato con CRC32, con l'algoritmo CRC32. Questo è un algoritmo ben noto e veniamo informati che viene calcolato a partire dal campo header size, quindi a partire dal campo successivo. Pertanto sappiamo che i primi 4 byte dopo la signature saranno il CRC. Vedremo dopo come andarcelo a calcolare. Il successivo campo è header size, che è un v-integer. V-integer è un tipo di dati che si traduce in variable length integer. Ah, ecco, ci viene detto però che a contenere la dimensione vera e propria, voi sapete un byte sono 8 bit, sono 7 bit su 8 byte, quindi quelli meno diciamo significativi più bassi, mentre l'ottavo bit, diciamo il bit più significativo, viene utilizzato per capire se il byte successivo fa anche parte del campo size oppure no. Quindi per intenderci, noi qui cosa abbiamo? Abbiamo 0,3, quindi se noi apriamo la calcolatrice e andiamo in formato programmatore, benissimo, e mettiamo valore esadecimale 3, in binario questo sarebbe qualcosa del tipo
0 0 0 0 0 0 11. Questi 7 bit rappresentano la dimensione. Questo bit ci fa capire se il byte successivo è anche parte del campo size oppure no. Se fosse stato 1, diciamo che il byte successivo, quindi questo, sarebbe anche stato interpretato come size. In realtà questo è 0, quindi ci fa capire sostanzialmente che la dimensione del main archive header è di 3 byte, 1, 2 e 3. E andiamo a vederci nella fattispecie cosa sono gli altri campi. E allora, il campo successivo è header type e per il main archive header deve essere settato ad 1. Infatti, successivamente allo 03 noi abbiamo uno 01 qui. Poi ci sono i flags. Il campo flags o anche un intero a dimensione variabile è comune per tutti gli header. E nel nostro caso è settato a 0. E poi abbiamo il campo chiamato extra area, che è opzionale e che è presente soltanto se diciamo che c'è qualche flag settato ad 1. I nostri flag sono settati a 0 come abbiamo visto, quindi non è il nostro caso. Dopodiché c'è archive flags e gli altri due campi, volume number ed extra area, sono opzionali. Non sappiamo esattamente che cosa sia questo 00 qui, potrebbe essere un archive flags o potrebbe semplicemente indicare che è un extra area vuota. Comunque la cosa importante è che il campo lunghezza ci dice che questo main archive header è di 3 byte, quindi 1, 2, 3. Il main archive header finisce qui e poi dobbiamo vedere cosa c'è dopo. Pertanto, ciò che ci rimane da capire è in pratica come questo CRC deve essere calcolato. Quindi qui ci dice che il CRC viene calcolato partendo dalla ladder size, quindi da qui, fino a includere l'optional extra area. Quindi io penso che, poiché non abbiamo un extra area, quel campo lì sia stato semplicemente settato a 0. Quindi il CRC va calcolato su questa parte qui. Allora io cosa ho fatto? Ho creato un piccolo script sul quale costruiremo il nostro exploit, botta i sali. Mi sono andato a definire una classe con un metodo statico chiamato crc32zlib. Ho chiesto banalmente a Cloud AI di generarmi una funzione, un metodo in grado di calcolarsi il CRC32 di dati arbitrari e di restituirmi quel valore. Quindi noi cosa facciamo? Vogliamo determinare il valore CRC, quindi il CRC32 di questo blob di dati, quindi questi 4 byte 0301 0000 è il main archive header. Benissimo. Noi in pratica invochiamo la funzione crc32zlib, ci becchiamo quel valore, lo passiamo ad output value e poi lo stampiamo in forma esadecimale e compariamo se il crc a 32 bit che ci viene sputato fuori è uguale a quello che abbiamo visto con Notepad++. E allora, noi qui abbiamo come CRC C5 1A 33 32 e qui invece abbiamo 32 33 1A C5. Va bene, nulla di trascendentale. In pratica qui noi stiamo stampando il valore in Big Endian, mentre qui ce lo aspettiamo al contrario, in questi 32 bit ci aspettiamo in Little Endian. Potremmo apportare una modifica come questa per stampare output value questi 4 byte in Little Endian. Pertanto rieseguiamo. Ecco, adesso abbiamo C5 1A e poi abbiamo vabbè 3 e 2 che in realtà sarebbero questo 33 e 32 perché in realtà ASCII
0x33, quindi 33 in esadecimale corrisponde a decimale 3 e 32 a decimale 2. Quindi in questo modo siamo riusciti effettivamente a stampare il valore in little endian, così saremo anche in grado di scriverlo in modo corretto su un file RAR, su un archivio RAR malevolo quando lo andremo a creare. A questo punto il main archive header è tutto qui, quindi potremmo cominciare a gettare qualche riga di codice in Python. E allora questo è quello che sono andato ad implementare. Abbiamo sempre la classe utils con il metodo statico crc32, questo l'avevamo visto. Che cosa siamo andati ad aggiungere? Siamo andati ad aggiungere una classe rarforge con alcuni metodi: open per aprire un file rar, close per chiuderlo, write per scriverci. Poi abbiamo implementato questo metodo getRarSignature che non fa altro che ritornare la signature, e invece getMainArchive che ci restituisce un main archive header standard. Noi andiamo a creare l'header stesso, che sono questi 4 byte, come abbiamo visto, corrispondenti a header size, header type, flags e extra area. Dopodiché andiamo a calcolarci, utilizzando la funzione crc32zlib che sta sulla classe utils, che noi chiamiamo qui all'interno della classe rarforge. Abbiamo una variabile self-utils che in pratica si va a creare un'istanza della classe utils, quindi invochiamo crc32zlib, il metodo crc32zlib da self-utils, gli passiamo il main archive header e ritorniamo il valore in little endian al chiamante. In che modo? Gli ritorniamo prima il crc e poi questa parte del main archive header, così come richiesto dalla documentazione. Prima il crc e poi gli altri campi size, type, flags ed extra area. Esattamente quello che stiamo facendo qui. Ora, questo sarà, diciamo, lo skeleton, la base attraverso il quale costruiremo il nostro exploit. Molto banalmente, come funziona? Creiamo un oggetto rarforge e gli passiamo un file, il nome del file malevolo che vogliamo generare in output. Apriamo quel file, come prima cosa andiamo a scrivere la signature col metodo getRar5signature che abbiamo implementato prima, e in seguito andiamo a chiamare getMainArchiveHeader, questa funzione qui che abbiamo visto poc'anzi. Riceviamo l'header sulla variabile main e poi andiamo a scrivere quel contenuto. Dopodiché chiudiamo il file. Vediamo se questa cosa funziona. In output non abbiamo nessun file su questa directory. Eseguiamo botte e sali. Il file rar è stato generato. Diamogli un colpettino di xxd. Sì, eccolo qui, qui c'è la signature, poi abbiamo il crc32, size, type, flags ed extra header, esattamente come ci aspettavamo qui. Paro paro, quindi i primi 16 byte siamo stati in grado di scriverli correttamente. Ora dovrebbe essere un po' più semplice perché la funzione per calcolarci il crc32 è già stata implementata. Il resto dovrebbe essere un po' più scorrevole.